Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super contenta di rivedervi qui oggi per un nuovo video. Spero stiate tutti benissimo e pronti per un po' di divertimento e, perché no, un pizzico di gossip. Oggi, come avrete intuito dal titolo e dalla miniatura, andremo a parlare di una cosa che ha fatto letteralmente impazzire il web negli ultimi giorni. Burak Özçivit che fa le treccine africane a Neslihan Atagul. Un momento super tenero che ha fatto sciogliere il cuore a tutti i fan di questa coppia iconica del cinema turco. Prima di iniziare però, un piccolo favore, se siete nuovi sul canale, vi invito calorosamente ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche. In questo modo sarete sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico, pieni di curiosità, gossip e tanto divertimento. E se il video vi piacerà, mi raccomando, lasciate un bel like. Significa tanto per me e mi aiuta a capire quali contenuti vi piacciono di più. Ok, bando alle ciance. Tuffiamoci subito nel cuore del video. Allora, ricapitoliamo un po' la situazione per chi si fosse perso questo piccolo grande evento. Burak Özçivit, il nostro amato Bali Bey di Il secolo magnifico, e Neslihan Atagul, la talentuosa attrice di Kara Sevda, sono una delle coppie più amate e seguite in Turchia e non solo. La loro storia d'amore è sotto i riflettori da anni e ogni loro gesto, ogni loro sguardo, diventa immediatamente virale. Ebbene, qualche giorno fa, Neslihan ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie che hanno letteralmente fatto impazzire i fan. In queste storie, si vedeva Burak impegnato a farle le treccine africane. Sì, avete capito bene, Bali Bey trasformato in parrucchiere improvvisato per la sua amata. Ora, immaginate la scena, Neslihan seduta, rilassata, con un sorriso radioso sul volto, mentre Burak, con una concentrazione degna di un chirurgo, si destreggia tra ciocche di capelli, elastici colorati e tanta pazienza. Un'immagine dolcissima, che ha dimostrato ancora una volta quanto questa coppia sia affiatata e quanto si amino. Ma perché le treccine africane? Beh, qui entriamo un po' nel campo delle ipotesi e delle speculazioni. Alcuni fan hanno ipotizzato che Neslihan si stesse preparando per un nuovo ruolo, magari un personaggio che richiedesse questo tipo di acconciatura. Altri, più semplicemente, hanno pensato che Neslihan volesse provare un nuovo look e che Burak, da bravo marito, si fosse offerto di aiutarla. Qualunque sia il motivo, il risultato è stato decisamente adorabile. Le treccine stavano benissimo a Neslihan e Burak, nonostante qualche piccola difficoltà iniziale, sembrava cavarsela piuttosto bene come parrucchiere. Certo, magari non lo vedremo presto aprire un salone di bellezza, ma sicuramente si è guadagnato un sacco di punti agli occhi della sua amata. Quello che ha colpito di più i fan, però, non è tanto il risultato finale, quanto l'amore e la tenerezza che trasparivano da quelle immagini. Vedere Burak così concentrato e premuroso, mentre si prendeva cura dei capelli di Neslihan, ha fatto sognare tutti. Ha dimostrato che anche le star, dietro la patina di glamour e perfezione, sono persone normali, con gesti semplici e affettuosi che rendono speciale la loro relazione. E poi, diciamocelo, vedere un uomo come Burak Özçivit, considerato uno degli uomini più belli del mondo, impegnato in un'attività così domestica, è stato decisamente inaspettato e divertente. Ha sdoganato un po' l'immagine del divo inaccessibile e ha mostrato un lato di sé più umano e autentico. Ovviamente, i social media sono impazziti. Le foto e i video delle treccine di Neslihan hanno fatto il giro del web in pochi minuti, diventando immediatamente un trend topic su Twitter e Instagram. I commenti dei fan erano tutti improntati all'ammirazione e all'affetto verso la coppia. C'erano chi scriveva sono la coppia più bella del mondo, chi commentava Burak è l'uomo perfetto, e chi, più semplicemente, si scioglieva davanti a tanta dolcezza. E non sono mancate le imitazioni. Molte fan, ispirate da Neslihan, hanno provato a farsi le treccine africane a casa, magari con l'aiuto dei loro partner. E i risultati, diciamo la verità, non sono sempre stati all'altezza dell'originale. Ma l'importante è partecipare, no? Questo episodio, apparentemente banale, ci insegna che a volte sono i piccoli gesti a fare la differenza. Un uomo che si prende cura dei capelli della sua donna, che la aiuta a provare un nuovo look, che le dedica del tempo e della pazienza, è un uomo che dimostra il suo amore in modo concreto. E questo, alla fine, è quello che conta davvero. E poi, diciamocelo, anche la fiducia è fondamentale in una relazione. Neslihan si è fidata ciecamente delle capacità di Burak come parrucchiere,
nonostante lui non sia esattamente un professionista del settore. E Burak, dal canto suo, si è impegnato al massimo per non deluderla. Questa fiducia reciproca è un altro degli ingredienti che rende la loro relazione così speciale. Insomma, le treccine africane di Neslihan Atagul sono state molto più di una semplice acconciatura. Sono state un simbolo di amore, tenerezza, fiducia e divertimento. Un momento di vita quotidiana che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. E a proposito di fan, voi cosa ne pensate di questa coppia? Vi piacciono Burak e Neslihan insieme? Cosa vi ha colpito di più di questo episodio delle treccine africane? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissima di leggere le vostre opinioni. E ora, concludiamo questo video riassumendo brevemente i punti principali che abbiamo trattato. Abbiamo visto come Burak Oshivit abbia fatto le treccine africane a Neslihan Atagul, un gesto che ha fatto impazzire il web per la sua tenerezza e spontaneità. Abbiamo analizzato le possibili ragioni dietro questa scelta di acconciatura e abbiamo visto come i social media siano stati invasi da commenti positivi e imitazioni. Infine, abbiamo sottolineato come questo episodio ci insegni l'importanza dei piccoli gesti e della fiducia reciproca in una relazione. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto sorridere. Io mi sono divertita tantissimo a realizzarlo e a condividere con voi questo piccolo momento di gossip e tenerezza. Prima di salutarvi, voglio ringraziarvi di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a continuare a creare contenuti sempre nuovi e interessanti. E ora, l'ultima richiesta. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate con le vostre opinioni e condividetelo con i vostri amici. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ok, ragazzi, ma non finisce qui. Perché scavando un po' più a fondo, possiamo scoprire ancora più dettagli e curiosità su questo evento che ha scosso il web. Non si tratta solo di treccine, ma di un vero e proprio fenomeno che ci permette di capire meglio la dinamica di questa coppia così amata e come gestiscono la loro immagine pubblica. Innanzitutto, parliamo del tempismo. Perché Neslihan ha scelto proprio questo momento per condividere queste storie? Era forse un modo per stemperare la tensione dovuta a qualche rumore o pettegolezzo che circolava su di loro? Oppure, semplicemente, si trattava di un momento di spontaneità che voleva condividere con i suoi fan? Sappiamo bene che le celebrità, soprattutto quelle di questo calibro, sono costantemente sotto i riflettori. Ogni loro mossa è analizzata, interpretata e spesso anche distorta. Per questo, la scelta di condividere un momento così intimo e casalingo potrebbe essere stata una mossa strategica per umanizzare la loro immagine e mostrare un lato di sé più autentico e vicino al pubblico. D'altronde, non è la prima volta che Burak e Neslihan utilizzano i social media per comunicare direttamente con i loro fan e smentire voci infondate. Ricordate quando, qualche tempo fa, circolavano voci di crisi tra di loro? La coppia aveva prontamente pubblicato delle foto insieme, sorridenti e affiatati, mettendo a tacere ogni speculazione. Questa volta, però, la situazione è diversa. Non si tratta di smentire nulla, ma di condividere un momento di gioia e complicità. E la scelta delle treccine africane, diciamocelo, è stata geniale. Non solo perché l'acconciatura in sé è trendy e cool, ma anche perché ha permesso a Burak di mettersi in gioco in un ruolo insolito e divertente. Pensateci. Quanti attori famosi avrebbero il coraggio di mostrarsi sui social media alle prese con pettini e elastici, intenti a fare le treccine alla propria moglie? Burak, invece, lo ha fatto con naturalezza e senza prendersi troppo sul serio, dimostrando di avere un grande senso dell'umorismo e di non avere paura di mostrare un lato di sé più vulnerabile e normale. E qui torniamo al punto di partenza, la fiducia. Neslihan si è fidata ciecamente delle capacità di Burak come parrucchiere, anche se, ammettiamolo, il risultato finale non era perfetto al 100%. Ma questo non importa. Quello che conta è il gesto, l'intenzione e la complicità. E a proposito di complicità, avete notato come Neslihan guardava Burak mentre le faceva le treccine? I suoi occhi brillavano di amore e ammirazione. Era evidente che si sentiva amata, coccolata e apprezzata. E questo è un messaggio potentissimo, che va al di là delle semplici treccine. Ma torniamo alle speculazioni sul perché Neslihan abbia scelto proprio questa acconciatura.
Oltre alle ipotesi sul nuovo ruolo o sulla semplice voglia di cambiare look, c'è anche un'altra possibilità, che Neslihan volesse rendere omaggio alla cultura africana. Le treccine africane, infatti, sono molto più di una semplice acconciatura. Sono un simbolo di identità, di forza e di resilienza. Sono un modo per le donne africane di esprimere la propria individualità e di celebrare la propria cultura. Quindi, la scelta di Neslihan potrebbe essere stata un modo per sensibilizzare il pubblico su questo tema e per promuovere la diversità e l'inclusione. D'altronde, sappiamo che Neslihan è un'attrice molto impegnata socialmente e che spesso utilizza la sua popolarità per sostenere cause importanti. E qui si apre un altro capitolo, l'influenza delle celebrità sui social media. Burak e Neslihan hanno milioni di follower in tutto il mondo e ogni loro post, ogni loro storia, ha un impatto enorme sul pubblico. Per questo, è importante che le celebrità siano consapevoli della responsabilità che hanno e che utilizzino i social media in modo positivo e costruttivo. Nel caso di Burak e Neslihan, possiamo dire che hanno superato l'esame a pieni voti. Hanno utilizzato la loro popolarità per condividere un momento di gioia e complicità, per umanizzare la loro immagine e per promuovere valori importanti come l'amore, la fiducia e la diversità. E questo, alla fine, è quello che conta davvero. Non solo le treccine africane, ma il messaggio che c'è dietro. Un messaggio di amore, di autenticità e di positività che ha contagiato milioni di fan in tutto il mondo. E ora, ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate. Secondo voi, qual è il segreto del successo di questa coppia? Cosa li rende così amati e seguiti? E qual è il vostro momento preferito della loro storia d'amore? Fatemi sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissima di leggere le vostre opinioni. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ma aspettate, c'è ancora qualcosa da aggiungere. Perché l'eco di questo evento delle treccine africane non si è spento con la pubblicazione delle storie di Neslihan. Anzi, ha continuato a propagarsi, dando vita a una serie di conseguenze e reazioni a catena che meritano di essere analizzate nel dettaglio. Ad esempio, molti brand di prodotti per capelli hanno colto l'occasione per promuovere i loro prodotti, utilizzando le foto e i video di Burak e Neslihan come testimonial involontari. Si sono scatenate vere e proprie guerre a colpi di sconti e offerte speciali per elastici, pettini, oli e spray per capelli, tutti rigorosamente approvati da Bali Bey in persona. E non solo, anche le parrucchiere e i parrucchieri di tutto il mondo hanno visto un aumento esponenziale delle richieste di treccine africane, con tanto di tutorial e lezioni private per imparare a replicare il look di Neslihan. Un vero e proprio boom economico per il settore dell'hairstyling, trainato dall'effetto Burak e Neslihan. Ma la cosa più interessante è stata la reazione delle altre celebrità turche e internazionali. Molti attori, cantanti e influencer hanno condiviso le foto e i video di Burak e Neslihan sui loro profili social, esprimendo la loro ammirazione per la coppia e lodando la loro spontaneità e autenticità. Si è creato un vero e proprio effetto domino, con una cascata di commenti positivi e attestati di stima che hanno ulteriormente amplificato la popolarità di Burak e Neslihan. Un'operazione di marketing gratuita e spontanea, che ha dimostrato ancora una volta il potere dei social media e l'influenza delle celebrità. E non sono mancate le parodie e le imitazioni più o meno riuscite. Alcuni fan si sono divertiti a creare dei meme e dei video divertenti, prendendo in giro la concentrazione di Burak mentre faceva le treccine e immaginando le sue difficoltà nel districare i capelli di Neslihan. Altri, invece, hanno provato a replicare la scena con i loro partner, pubblicando le foto e i video sui social media con l'hashtag Cancelletto Burak Challenge. Un modo divertente e originale per omaggiare la coppia e per dimostrare il proprio amore in modo creativo e ironico. E a proposito di ironia, anche Burak e Neslihan hanno partecipato al gioco, condividendo alcune delle parodie più divertenti sui loro profili social e dimostrando di avere un grande senso dell'umorismo e di non prendersi troppo sul serio. Un atteggiamento che ha contribuito ulteriormente a umanizzare la loro immagine e a renderli ancora più amati e seguiti dal pubblico. Perché, alla fine, la spontaneità e l'autoironia sono sempre vincenti, soprattutto nel mondo patinato e spesso artificiale dello spettacolo. E qui torniamo al punto di partenza, la comunicazione.
Burak e Neslihan sono dei veri maestri della comunicazione social e sanno perfettamente come utilizzare i social media per gestire la loro immagine pubblica, per interagire con i loro fan e per promuovere valori importanti come l'amore, la fiducia e la diversità. Un esempio da seguire per tutte le celebrità che vogliono utilizzare i social media in modo positivo e costruttivo, evitando polemiche inutili e concentrandosi sulla creazione di contenuti di qualità che possano ispirare e divertire il pubblico. E ora, ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate. Secondo voi, quali sono le altre conseguenze di questo evento delle treccine africane? Avete visto qualche parodia o imitazione particolarmente divertente? E qual è il vostro brand preferito di prodotti per capelli? Fatemi sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissima di leggere le vostre opinioni. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!